Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del cancro o ascendente cancro. Andiamo a vedere come sarà il mese di aprile 2026. Lo facciamo con una bellissima struttura di tarocchi oracoli. Poi, dopo aver visto tutta l'energia generale, quello che accade in ogni ambito, andiamo ad esaminare l'amore. Per chi ancora non ha iniziato il percorso sciamanico insieme a me, sotto l'info box trovate la profetica pratica dei 21 giorni che ha dato risultati straordinari a migliaia delle nostre sorelle e fratelli. Allora, partiamo subito. Aprile 2026, cancro. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia gioia, bellezza, prosperità e visione. Sabbe satta su chi conto. Allora, iniziamo la prima parte andando a vedere il portale del mese. Quale energia questo mese vuole portarti? Quale mito si sta attivando? Mettiamo una e poi mettiamo un oracolo. Il portale del mese. Allora, quale energia questo mese vuole portarti? Il carro è la tua carta, è la tua carta. Un'energia di forza, di direzione, di avanzamento, di progresso, è un'energia di progresso. Progresso attraverso il tuo grande archetipo, cioè progresso in tutto ciò che sei, in tutto ciò che fai, grande autostima. Ed è bellissimo, c'è una grande forza per te in questo mese, è una bellissima carta di partenza perché ti vuole portare proprio lo spirito, un'energia di direzione, di sapere esattamente dove vai, di non farti condizionare da niente e nessuno, sapere esattamente cosa fai, quando lo fai. Sai quell'istinto risvegliato, come lo chiama Aurobindo, esattamente tu quando fai una cosa sai quello che stai facendo, dove stai andando e non è opinabile dalla tua mente e da nessun altro. Bellissimo, vediamo? Sì, bellissimo. Scambiarsi doni, un'energia di sorpresa. Allora, questo mese ti sorprenderà attraverso delle sorprese, appunto, dei regali della vita, degli avanzamenti, ci saranno delle ricompense. È il mese della ricompensa. Verrai sorpresa o sorpreso da cose meravigliose proprio perché stai incarnando il tuo archetipo del cancro, che tu sia ascendente o sole o luna o venere, stai incarnando proprio quell'archetipo lì che ti permette di avere sorprese e di sentirti appagata. È un mese di appagamento, sono felicissima per te, eh? Sai, anche mia madre è cancro, sono anche felice per lei. Quindi sono veramente felice di questa lettura di partenza. Sì. Vediamo, continuiamo. Che cosa accade nel mondo visibile? Cosa accade nella realtà visibile? Eventi concreti, vita pratica, azioni, cambiamenti. Vediamo. Anche dei traslochi, anche un trasferimento, anche uno spostamento, degli spostamenti che ti portano dei doni. Quindi avanzamenti, spostamenti che ti portano dei doni, delle sorprese. Spostamenti o avanzamenti che portano delle sorprese. Cosa accade nel mondo visibile? Sei di coppe, paggio di bastoni, riprendi qua, adesso ti dico, e poi regina di spade. Allora, io credo che tu abbia, qua rivedi qualcuno che non vedevi da tempo, può essere un'amica, un amico degli amici, delle persone d'infanzia che conoscevi d'infanzia, e perché, ma non solo questo, io vedo degli incontri con delle persone che conosci bene, che ti fanno sentire appagata, appagato, o vai tu, ti sposti tu in un luogo di infanzia o dei luoghi che ti riportano a stare bene, dei luoghi che ti portano a stare bene.
e vedo che ci sono novità. Il paggio di bastoni mi parla di novità, di notizie, di qualcosa che ti permette di essere entusiasta in questo mese. E la regina di spade mi parla di te, che tu sia uomo o donna, non importa, mi parla anche di te, mo ti faccio tutte le sfumature. Mi dice che avrai le idee molto chiare in tutti gli affari riguardanti la vita pratica. Ti vedo molto entusiasta, in tutti gli affari riguardanti la vita pratica, ma non solo. Ehm, io credo che tu riprenderai qualcosa che avevi lasciato in sospeso da bambina o da bambino, o qualcosa che ti piaceva fare. Farai qualcosa che ti piaceva fare. Questo è molto forte, e questo ti darà delle sorprese. Riscopri dei talenti, delle capacità che ti portano a sperimentare nuove strade, nuove vie, e questo ti fa molto felice e non hai nessun dubbio di volerlo fare, e lo fai. Ti vedo determinata o determinato. Vedo anche l'incontro con una persona che conosci bene, può essere anche una figlia, o dei figli, che ti propone qualcosa. O sei tu a proporre qualcosa perché hai le idee chiare a tua figlia o tuo figlio, qualcosa che ti porta entusiasmo. Sì. Sì, alcune di voi vedo che ci sono dei ritorni di persone che conoscete, anche un riavvicinamento, qualcosa che riapre, diciamo, una porta emotiva. Vedo che c'è tenerezza, c'è familiarità, e da questa cosa nasce una nuova energia, una curiosità di capire dove può andare questa connessione, no? E, e allo stesso tempo io ti vedo con una chiarezza mentale senza precedenti. Cioè tu non idealizzi più il passato, perché vedo che hai pacificato il passato. Molti di voi si chiederanno se questa energia ha ancora spazio nella tua vita oggi. Cioè tu ti chiederai, una mente lucida, ti chiederai che cos'è per me davvero vero adesso. Perché la regia di spade ti porta della maturità emotiva. Cioè l'energia del mondo visibile, quello su cui si concentrano, è molto interessante, quindi ricapitolando, qualcosa o qualcuno del passato può tornare a farsi vivo. Si può riaccendere una conversazione, un ricordo o una connessione che sembrava lontana. Vedo all'inizio curiosità, c'è entusiasmo, anche il desiderio di vedere cosa può nascere di nuovo. Poi arriva una fase molto importante, la chiarezza. Qui non si tratta più di nostalgia, ma di guardare le cose con lucidità e capire cosa ha davvero spazio nella tua vita oggi. Perché il tuo destino parte di nuovo, si rimette in movimento, qualcosa che era rimasto fermo o indietro riparte. Ma non per tornare indietro, per capire finalmente dove vuoi andare davvero. Ti vedo molto chiara qui. Anche rispetto ai figli tu prendi più autonomia. Non lo so se magari avevi, c'era meno autonomia, cioè ti sento più libera o libero da responsabilità. Mm, ti vedo più schietta, più diretta. Sì. Anche nella vita pratica o lavorativa potresti rivedere delle situazioni o delle persone con cui hai già avuto a che fare nella vita pratica, lavorativa o nelle tue attività. Vedo che una persona potrebbe tornare con una proposta oppure riaprirsi una collaborazione. Quindi vedo che all'inizio questa energia è curiosa, esplorativa, no? Come se si accendesse una nuova idea. Poi arriva un momento molto importante qui, dove sei chiamata o chiamato a capire con grande chiarezza se questa strada ha davvero ancora spazio nel tuo futuro. E ti dico una cosa, con il carro e il paggio di bastoni spesso accade che tu ti rimetti in movimento su un progetto creativo che avevi lasciato in sospeso personale. Cioè, come se lo spirito ti dicesse: muoviti, non restare ferma nella memoria, prendi ciò che è stato e trasformalo in una nuova direzione. Mm.
Ok, andiamo a vedere qual è il messaggio del mondo invisibile. Quali sono le energie sottili che ti guidano, le azioni degli spiriti dietro le quinte? Mettiamo 2 carte di tarocchi e un oracolo. E ci mettiamo un oracolo di questi. Le energie che ti guidano. Ah, il 5 di bastoni, il cavallo di bastoni, sì. Influenze angeliche, elimina le influenze negative, ottenere la misericordia di Dio. Guarda, ci possono essere nel piano invisibile delle energie contrastanti che si muovono intorno a te. Un po' di confusione energetica potresti avere. Un po' di energie un po' disordinate che ti possono creare un po' di agitazione qui. È come se attorno a te ci fosse un piccolo campo di battaglia energetico dove, sai, più forze creano quello spazio lì. Anche confermata dal Cavaliere di Bastoni questa cosa, no? Allora ti dico che le influenze angeliche e gli spiriti che hai attorno, sia i tuoi avi, i tuoi antenati, lo spirito guida, l'amante invisibile, stanno lavorando affinché stanno intervenendo per pulire il tuo campo energetico. Pulire il tuo campo energetico perché in questo periodo tu sarai proprio aiutata o aiutato da protezioni spirituali che ce le avrai attraverso delle intuizioni. Ci saranno delle sincronicità che ti guidano fuori dalle tensioni. Alcune situazioni karmiche o pesanti si sciolgono attraverso il perdono e la consapevolezza, mi dicono, queste energie confuse. Come ti ho spiegato nel video Il Pentacolo Magico, molti di voi l'hanno già studiato il podcast, no? Dove ti spiego come applicare il pentacolo magico. Nella nostra genia noi abbiamo diversi tipi di spiriti, abbiamo spiriti gioiosi, spiriti famelici, spiriti adirati, spiriti nostalgici, sono quelli che concorrono nella realizzazione dei nostri obiettivi. Anzi, come ti ho spiegato nel podcast, i nostri obiettivi o i nostri desideri per il 99% delle volte sono loro a volerli. Ecco perché tu credi di volerli tu, ma sono loro, perché fai parte della tua genia, no? Ecco, ci sono un po' di spiriti contrastanti qui. E io ti consiglio vivamente di fare il pentacolo magico sulle sensazioni disturbanti che hai. Magia pratica 11, prima parte. Perché tu aiuti queste influenze angeliche nel pulire il campo energetico per andare dritta al punto. Perché potresti sentirti tirata un po' da più forze, voglio fare questo, però voglio fare quest'altro, più desideri che si muovono intorno a te, no? Un po' di energie confuse, però tutto quello che c'è è funzionale affinché tu possa fare una pulizia col pentacolo magico e ciò che era conflitto si trasformerà in guarigione e riconciliazione. Cioè la tensione serve a far emergere qualcosa, la tua passione qua. Tu hai molta passione, fortissima, perché il carro è la carta dell'autostima, no? Allora, quando noi vogliamo fare delle cose, spesso siamo ostacolati da energie controverse dentro di noi, ma non controverse, un po' di spiriti da pacificare. Allora, vogliamo andare di là, però siamo tirati ad andare da un'altra parte. Questo succede, mi spiego? Però sono delle influenze che stanno lavorando per forgiare la tua passione. Sì. Vediamo qual è il messaggio dell'amante invisibile, dello spirito guida. Dove ti vuole portare il tuo daimon, lo spirito guida? Ah, la guarigione, la temperanza, mettere in accordo queste energie. Ragazze, pacificazione degli spiriti qua, eh. Chi ha fatto le masterclass, sta facendo le masterclass con me, la pacificazione delle immagini del mandala. Comunque già lo sapete. E chi invece fa il percorso sciamanico sul canale, solo sul canale, la pacificazione col pentacolo magico.
perché lo spirito guida vuole portarti, l'amante invisibile, guarigione in questo mese, riconciliazione degli opposti. Queste forze dentro di te, dissonanti o attorno a te, sono forze che ti stanno forgiando l'arma spirituale, la passione. Allora pacifica ciò che ti sembra molto complesso con la formula pentacolare, perché hai il sostegno dello spirito guida, dell'amante mistico. Sì, cioè l'amante invisibile ti vuole far fare un salto di coscienza, laddove tu sentirai situazioni dentro di te perturbate, le porterai a tuo favore. Questo è il salto di coscienza che vuole farti fare. Anche rabbia, tensione. La rabbia è Ares, il dio Ares, no? Alleandoti ad Ares. E qual è il dono nascosto? La ricompensa del mese. Quale dono potrai cogliere? Mettiamoci un tarocco, una carta di tarocchi e un oracolo. Il dono nascosto. Bellissimo, la felicità, il sole. Il dono nascosto è la felicità. Il dono nascosto di questo mese è la felicità. Allora, questo è il mese in cui tu farai degli avanzamenti straordinari. Ti vedo, sai come ti vedo sul podio, vincente, pieno di entusiasmo, perché ti riconnetti a quella bambina interiore, anche grazie a delle immagini che arriveranno nella tua vita, come persone, circostanze, prendendo spunto da quello che ti piaceva fare, qualcosa della bambina o bambino interiore si riattiva e tu hai la mente giusta per perseguire quell'obiettivo. Allora cosa succede? Che da una parte ci sono delle forze dentro di te che non vogliono quella cosa, delle forze ancora più grandi che la vogliono per forgiarti meglio. Ok, la guarigione che porterà il tuo spirito guida in questo mese ti porta ad avere tanta felicità, c'è il sole. E la bambina, il bambino rinato, sarai perfettamente in grado di farti guidare dalla tua bambina o bambino interiore apportando tanta felicità. È bellissimo, è il serpente, qua c'è la Kundalini che si sveglia questo mese, energia nervosa a carattere sessuale, energia erotica, che non è soltanto il sesso, chi fa il percorso sciamanico con me lo sa bene, non è il sesso inteso come la sessualità in quel senso. Il serpente mi parla della Kundalini che si risveglia, che di solito dorme, no? Alla base della colonna vertebrale, e va a toccare il quarto chakra, va a toccare il quarto chakra perché c'è il bambino e anche il secondo. Secondo chakra e primo. Allora, stai cambiando pelle. Questo mese non devi avere paura di questa energia funesta che senti dentro, quasi a voler fare l'amore con il mondo intero, no? Non devi avere paura, devi seguirla, perché quella è la bambina che si risveglia, il bambino che si risveglia. Perché quando esce il serpente si ha un po' paura dell'energia della Kundalini quando si risveglia, ma facendo il percorso sciamanico con me state una botte di ferro. Perché si ha paura? Come vi ho spiegato nel primo video della Kundalini, quando arriva al terzo chakra può creare confusione se non si ha una guida spirituale importante, un sentiero spirituale importante che si sta seguendo. Quindi questo mese si risveglia la Kundalini. Si risveglia per arrivare al quarto chakra, quindi andrà a toccare il primo, il secondo, il terzo e il quarto chakra per darti la felicità a tutto tondo. Queste energie dissonanti dentro di te servono a forgiare questa felicità, servono a sbloccare i chakra e quindi la pacificazione degli spiriti serve a sbloccare quei chakra. Va bene? Qua fatevi la danza del piacere, ragazze e miei ragazzi. Chi fa le masterclass con me si faccia le 7 leggi dell'amore che abbiamo fatto nelle masterclass, la Tandava, ok? Voi sul canale la danza del piacere. La danza del piacere più volte alla settimana. È un mese bellissimo, veramente bello, pieno di entusiasmo, di passione, mente lucida. È come se l'anima volesse riaccordare dentro di te quell'energia entusiasta della bambina con la disciplina dell'adulto, facendoli convogliare insieme, portandoli insieme.
e sentirai la voce degli spiriti attorno a te. Poi, cioè, ti senti proprio guidata o guidato, bellissimo. Ok, ragazze mie, ragazzi, adesso andiamo a vedere qual è come settima parte il rito per attraversare aprile, la pratica sciamanica. Allora, cosa ci dicono le carte del drago immaginale? Così che questa Kundalini vada dove deve andare, eh? Ah, qua c'è la rivoluzione, ragazze mie ragazzi, abbiamo Plutone. C'è la rivoluzione, abbiamo Ade, il dio degli inferi, Ade, dove sono contenuti i tuoi più grandi tesori, nell'anima nera. Quindi, allora, io ti do già il rituale, non c'è bisogno che ti legga questa carta, perché il rituale che c'è scritto sul libro per questa carta è efficiente, ma è più efficace se tu mi fai il rituale erotico della Kundalini per queste due energie che trovi sempre nella playlist yoga sciamanico, quando senti le emozioni forti, il rituale erotico della Kundalini qua e la danza del piacere qua col serpente. Perché Plutone ti sta portando una rivoluzione senza precedenti. Come ti ho spiegato nel video rituale erotico della Kundalini, eh, nella nostra ombra, come la chiamerebbe Jung, ombra, per gli sciamani è l'anima nera, è praticamente quel contenitore dove sono contenuti i tuoi più grandi tesori e potenzialità. E dove lo vedi? Soprattutto quando ci sono emozioni ctonie, sotterranee, che sono la rabbia, la tristezza, la gelosia, l'invidia e l'abbandono. In questo caso io vedo molto fuoco. Ci può essere quella rabbia Ares che ti domina, no? Quello spirito guerriero, quella rabbia che all'ottava alta si trasforma in spirito guerriero grazie all'alleanza con Ares, no? Ecco, allora il dio degli inferi ti guiderà per la trasformazione radicale, far salire la Kundalini e realizzare una grande felicità in questo mese. Va bene? Bellissimo. Detto questo, ragazzi e miei ragazzi, adesso andiamo a esaminare l'amore. Allora, adesso con quest'altra struttura tarologica andiamo a vedere cosa accade nell'amore per te in questo mese, sia che tu abbia qualcuno che non ci sia nessuno, tenendo a mente sempre quello che è uscito con la lettura principale. Cosa accade nell'amore per te? Allora, vediamo qual è la tua energia, l'energia dell'altra persona, chiunque l'altra persona sia, che arriva da te in questo mese. Cosa si concretizza? Lo spirito del legame. Quale può essere il blocco, la sfida? Il consiglio. E il destino prossimo. Allora, la tua energia nell'amore. Ah, tu c'hai un 10 di coppe meraviglioso. Hai un'energia bellissima nell'amore perché mi parla di condivisione. Sai condividere, sei molto felice, sei molto gioiosa o gioioso, con la voglia di condividere in famiglia, con gli amici, l'amore. Hai un'energia bellissima di condivisione, questo le altre persone lo sentono, sei predisposto alla gioia pura. 10 di coppe, gioia pura. Ok. L'altra persona nei tuoi confronti, l'altra persona è una persona bellissima, c'è molta gioia qua con il sole, questa persona è bellissimamente predisposta nei tuoi confronti, c'è il sole, la gioia, l'allegria e molte di voi si stanno conoscendo con qualcuno, sono ben aspettate le nuove conoscenze perché il sole mi parla di una fiducia, di un'amicizia che è alla base di ogni relazione d'amore, no? E il 10 di coppe a te ti vedo allegra, felice o allegro. Vedo una persona con delle... scusate, sto tutta sporca di furigine nel camino. Non mi ero resa conto perché ho pulito il camino. Aspetta. Io parlo, intanto c'è un po' di vernice, un po' di cose che sto anche pitturando. Vabbè.
È ancora sporco il dito, fra Francesco. Vediamo se questo fazzoletto lo pulisco qua, aspetta. Vabbè, il bello della non diretta, tra l'altro. Ok, allora, vabbè, un po' sporco così di camino, il camino, sai, tutto intorno al camino. Allora, questa persona è bellissima nei tuoi confronti, allegra, felice, solare, è bellissima questa energia, non c'è niente da dire. Vediamo cosa si concretizza. È il carro, qua ci sei tu. Allora, qua c'è una relazione che avanza, cioè una stesa talmente chiara che è una relazione che avanza e soprattutto decidi tu qua come farla avanzare, cioè una relazione che la dirigi tu, cioè è la tua energia a dirigere, è la tua energia di bellezza, di gioia, di condivisione a dirigere questa relazione. Una relazione che avanza. Magari ci sono degli spostamenti qua, eh? Vado, faccio, che dici? Facciamo questo, facciamo quest'altro. Una relazione che va dritta e soprattutto segue la tua direzione, questa relazione. Sei tu che dirigi. È il tuo archetipo che dirige, come tu la vuoi. Ecco perché ti vedo felice qua. E quale può essere il blocco? Alcune cose si devono sistemare. La giustizia può essere anche un divorzio, che può essere ancora un blocco o una separazione. La giustizia qua come blocco mi parla di che alcune cose devono essere messe in chiaro. Se la conosci già questa persona, perché abbiamo visto anche delle persone del passato che conosci già col 6 di coppe nella stessa precedente, no? Allora si devono sistemare le cose secondo la tua volontà e si sistemeranno. Perché magari c'è stato uno squilibrio, perché magari c'è stata un'oscillazione più una parte più dall'altra, più da una parte che dall'altra, si è dato di più, si è dato di meno da una parte o dall'altra. La giustizia mi dice come blocco è che le cose devono essere sistemate, ci sono delle cose da sistemare. Vediamo qual è il consiglio? Il consiglio è di lavorarci sulla relazione, lavorare sulla relazione, 8 i denari. Se lavori sulla relazione, con partecipazione, 8 i denari mi parla di far funzionare le cose. Il consiglio è farle funzionare mettendo in chiaro o facendo le cose per bene. Dicendo ciò che devi dire senza problemi perché hai una bellissima energia. L'8 i denari ti dice come consiglio, fai funzionare le cose giorno dopo giorno, venendosi incontro perché c'è la voglia qua. Qual è il destino? Il re di spade. Allora, bisogna essere chiari, bisogna parlare chiaro, bisogna avere una mente risvegliata. Mente risvegliata che vuol dire? Discernere, non una mente giudicante, cioè questo mi va bene, questo non mi va bene. In questo modo lavori sulla relazione sistemando cose che potevano non andare bene. Il non detto, per esempio. Il re di spade è una persona che parla, invece. Il re di spade è una persona che parla e ha le idee chiare e quindi avendo le idee chiare la cosa funziona. Parla chiaro in tutte le cose che non ti vanno bene o che secondo te sono fuori equilibrio. Lavoraci su questo, cioè parla chiaro perché le cose funzionano qua. Qua potrebbe esserci anche un divorzio o una separazione in atto. O una persona si è già separata e quindi magari in questo esatto momento non fa grandi pronostici, non ha grandi aspettative. Il sole è una persona che è gioiosa, no? Del momento presente e quel momento crea anche il proprio futuro. Quindi una persona può essersi separata da poco e quindi bisogna dire le cose chiaramente quali sono e lavorare sulla relazione a poco perché c'è un grandissimo potenziale. Sì, è molto bella la stesa. Vediamo, andiamo, concentriamoci su questa persona con il sole. Anzi, aspetta, perché tolgo un nodino sulla giustizia, sul blocco. La giustizia perché? Prendere una decisione.
Il 2 di bastoni mi parla di non saper che decisione scegliere, di non saper che strada prendere, una mente un po' confusa su quello. Ecco perché ti dicono mente chiara. Il destino è che le cose si sistemano perché si prende una decisione per andare in una direzione, lavorando sul rapporto. Vedi, 3 di denari, mettetevi d'accordo, ci si deve mettere d'accordo, avendo le cose chiare, prendendo una direzione, senza pensarci più. Vediamo il sole. Allora, questa persona, andiamo a esaminare questa persona nel profondo. Quali sono le intenzioni di questa persona, le vere intenzioni nei tuoi confronti con il sole? La forza. Sono bellissime intenzioni. Questa persona ha il coraggio di fare cose con te. Se la conosci già, ha il coraggio di recuperare il rapporto, ha il coraggio di andare incontro a quello che tu vuoi. Le intenzioni sono quelle di avere il coraggio di essere gioioso, felice o gioiosa e felice. Le intenzioni sono quelle di avere il coraggio di fare ciò che magari può costare, no? Altrimenti la forza non esce. Può costare prendere una decisione, ma lo fa. Lo fa, il coraggio di guardare oltre le proprie paure, lo fa. Queste sono le intenzioni. Vediamo nelle azioni. A cosa sono conformi le azioni la voglio prendere io? A cosa sono conformi le azioni di questa persona nei tuoi confronti? Le intenzioni sono queste, le azioni. Guarda, di avere la tua fiducia, la regina di denari. Le azioni di questa persona sono verso di te, che tu sia uomo o donna non importa, lo attribuisco a te. Nei tuoi confronti sono quelle di rispettare i tuoi tempi, di darti ciò che meriti, mm, il coraggio di andare incontro a ciò che tu necessiti, perché ti vede come una persona che sa prendersi cura di se stessa, che si riesce a dare ciò che necessita. Vediamo ancora sulla regina di denari, le azioni nei tuoi confronti. Assolutamente sì, c'è il paggio di denari. Questa persona vuole realizzare qualcosa di concreto con te, con umiltà, si pone con umiltà davanti a te, con onestà, con umiltà, assolutamente ha questa bellissima energia nei tuoi confronti, assolutamente sì. Vediamo l'energia finale di questa persona nei tuoi confronti. 7 di coppe, potrebbe farti promesse, potrebbe farti delle promesse perché il cuore li batte vicino a te, a questa persona, no? Potrebbe essere un po' confusa, magari ha degli scenari già aperti. Qua c'è un 5 di coppe. Guarda, è una bellissima persona, ho una bellissima energia nei tuoi confronti. Se vedrai questa persona un po' confusa, è perché sta elaborando qualcosa della sua vita emotiva ehm, molto triste, va bene? Però non è più triste perché c'è il sole. Quindi ha il coraggio di rispettare anche i tuoi tempi, di farsi avanti, di darti con umiltà di cui necessiti, seguendo la tua direzione, va bene? Sì. Fammi mettere una carta sul destino prossimo con il re di spade. Il matto. Qua si riparte da zero, ragazzi e miei ragazzi. Nuova vita, nuova forma relazionale. Che la conosci già, che sia una persona nuova, è una nuova forma relazionale. Ci si gode la vita momento per momento, avendo fatto chiarezza nel rapporto. Bello. E vediamo come ti vede questa persona. Come ti vede questa persona, chi sei per questa persona. Autostima. Allora, questa persona ti vede anche come dire, tu risvegli in questa persona la necessità di volere. Cosa vuol dire? Di volere veramente ciò che desidera il suo cuore. Allora, questa carta dice il fascino della via più semplice, no? Dell'Eurovestis Way. Il mio inglese, Allora, abbiamo il sole, il fascino della via più semplice.
la via più semplice è quella più efficace. Allora, questa persona con il terzo chakra qui ti vede come una donna potente e forte o come un uomo potente e forte. E quindi tu, attraverso, nella relazione con questa persona, tu permetti a questa persona qui di acquisire forza, autostima. Attraverso cosa? La via più semplice, il gioco, la condivisione, gli sguardi, la bellezza della vita, vivere momento per momento, il quotidiano. E la volontà di questa persona sto cercando di sintetizzarti la volontà del terzo chakra, però ti rimando al video della Kundalini per spiegarti bene il terzo chakra, ok? Quando la Kundalini sale. Allora, questa persona, la volontà di volerti è una volontà che vuole il suo cuore, non il suo ego. Questo è il senso. Perché quando la Kundalini sale al terzo chakra si attiva anche l'ego e quindi è un po' più pericoloso con l'ego, no? Quando c'è l'ego. Ma con la via più semplice di bambini, la gioia, permetti tu a questa persona naturalmente, è una cosa che avviene naturale, di sentire la bellezza di questo rapporto. Questo è. Voglio andare a vedere ancora con queste cosa rappresenti per questa persona e allo stesso tempo è anche il consiglio per te. Cosa rappresenti per questa persona? Questa persona ti porterà tantissima allegria, ti porta tanta allegria, perché tu stai così già. La guarigione, tu porti guarigione a questa persona, ma io lo sapevo, guarda, allora, questa persona, non lo so, qua ci sono in mezzo anche dei figli o di divorzi o delle separazioni, ecco, o comunque sia un nuovo upgrade nel rapporto, no? Un salto nel rapporto. Tu porti guarigione a questa persona. Perché se hai un'energia materna, che cosa vuol dire l'energia materna? Che si sa, colei che sa prendersi cura di se stessa e degli altri, senza mai tralasciare i propri bisogni, i propri desideri. Questa relazione la guidi tu. E ti darà tantissima gioia questa cosa. Apporterai guarigione a questa persona, ma anche questa persona ti darà, stimolerà la guarigione della tua bambina o bambino che è già attiva. Te la farà condurre, ti permetterà di condurre la tua bambina o bambino come al timone della tua vita. Sì. Vediamo un attimo sull'archetipo. Anzi, prima dell'archetipo voglio mettere queste, visto che le ho viste. La guarigione su cosa? La guarigione per entrambi, questa. Il recupero, il primo chakra, il puro potere spirituale. Vedere che tutto è perfetto così com'è. Recupero, non mi stanno dicendo di cosa, mi stanno dicendo ci sarà recupero, ci sarà recupero, ci sarà guarigione. Allora a questo punto ci metto le carte di chakra, queste altre però. Recupero di cosa? La guarigione di cosa? Apporta questa persona nella tua vita e tu apporti a questa persona. Dio, Dio. Benevolenza e compassione, riconoscimento della forza eterna esistente dentro di te e negli altri. Riconoscerai Dio nell'altra persona come mandataria del tuo amante invisibile. Riconoscerai Dio nell'altra persona e quando vedi Dio non c'è più il problema. Cioè il problema nasce quando lo vedi. Dici, è normale fra che è così. Sì, ma è sottile la cosa.
Mi stanno dicendo solo che c'è guarigione, recupero. Quando vedi la divinità che si incarna negli altri, quando vedi perché è così, quando tu la riconosci questa cosa, allora ti dai, non c'è problema. Bellissimo. Voglio vedere un'altra cosa con queste. Tu stai riprendendo? Sì. Dove stanno? Eccole queste. Adesso vediamo proprio il consiglio per te. Sta arrivando. La speranza è l'orizzonte. Di fronte alle sfide ricorda che nulla dura per sempre. Fidati che l'universo ha cose belle in serbo per te. È come questa carta qua, eh. Scambiarsi i doni. No, devi avere solo fede, non c'è nient'altro da dire. È una bellissima lettura, ragazze e miei ragazzi. Non fatevi aspettative dalla mente, vivetevi proprio questa cosa nella bellezza che è, per così com'è. Va bene? Sì. Quindi, ragazzi e miei ragazzi, io concludo qua. Ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!